Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? Non rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania stradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. I grani invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, non parlava con esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi concedò alla folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo e il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così verrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, una conclusione per questo nostro pellegrinaggio ce la ispira la parola di Dio di oggi, di questa domenica, in questa chiesa dedicata a San Giovanni Battista, che veniamo da Medjugorje per concludere la nostra tappa spirituale. Abbiamo diversissime volte durante il nostro pellegrinaggio ascoltato testimonianze, ascoltato la parola di Dio, ascoltato qualche racconto di fatti avvenuti e della parola che invece è sempre una parola che presta attenzione ai tempi in cui noi viviamo. E allora anche dalla liturgia risuonano oggi quello che abbiamo appreso alla scuola di Maria a Medjugorje e che noi dobbiamo, come abbiamo detto anche in diverse testimonianze, dobbiamo sforzarci di mettere in pratica. Diciamo che il vero e proprio pellegrinaggio comincia da stasera ritornando alle nostre case, dove abbiamo la nostra vita quotidiana segnata dalle croci, segnate dalle speranze, segnate dalla fede. E questo è uno degli momenti importanti che Maria ci consegna ancora per vivere il percorso, tornando a casa del nostro pellegrinaggio, che ci viene ispirato proprio dalla colletta che abbiamo ascoltato della liturgia.
l'esercizio delle virtù teologali, fede, speranza e carità, che sono proprio di coronamento a questo messaggio che abbiamo ricevuto in questi giorni, parlando di conversione, parlando di preghiera, come ci dice anche la seconda lettura, parlando dell'Eucaristia, parlando del digiuno e di tutti gli elementi che il Vangelo mette a fuoco attraverso i messaggi di Maria per far arrivare all'umanità del nostro tempo, di modo che si aprono i cuori per una conversione reale e vera. Ma tutto questo deve essere vissuto con l'esercizio delle virtù teologali. Diceva il grande Papa Paolo VI, diceva che per beatificare o canonizzare un'anima era necessario vedere se nella propria vita avesse esercitato in un modo eroico le virtù teologali, fede, speranza e carità. Non voleva sapere se erano fenomeni mistici, apparizioni o altre cose, interessava che l'anima, nella quotidianità, nella ferialità, vivesse di fede, di speranza e di carità, che sono le virtù teologali infuse a noi nel giorno del nostro battesimo e che crescono fino alla fine della nostra vita, nella nostra esperienza spirituale, se noi con la volontà, con la libertà, ci mettiamo l'impegno di esercitare e di vivere quindi quello che Maria ci chiede, un cammino di fede. La fede è un po' il vestito dell'anima, non va solo praticata in chiesa, la fede va praticata in tutte le dimensioni della nostra vita, in tutte le realtà in cui ci muoviamo ed esistiamo, così come alla fede si inserisce il dinamismo della speranza e della carità. Sono le virtù fondamentali che ci portano attraverso quindi la preghiera, la conversione, l'Eucaristia, alla comunione e all'unione con Dio. Quindi, come vedete, la Vergine conclude con questo nostro pellegrinaggio con un incarico molto importante che ci affida a ognuno di noi. Dice: tu figlio mio, figlia mia, sei venuto, ti ho chiamato e hai risposto e sei venuto, ora cosa che ti chiedo? Di vivere, come in fondo ha vissuto Maria, una vita teologale fondandosi nella fede, nella speranza e nella carità. Quella fede che ha creduto fermamente in quella parola che si è fatta carne nel suo corpo, e in quella speranza che ai piedi della croce sapeva che quel figlio non sarebbe morto definitivamente, ma che avrebbe vinto la morte, e l'amore e la carità che l'ha accompagnata nel corso della sua vita ad accogliere anche i nemici di quel figlio per perdonarli ed offrirli al figlio per far salvare anche loro. E allora torniamo a casa con questo compito, con questa missione di voler vivere l'esperienza teologale di fede, speranza e carità all'interno della nostra comunità ecclesiale, che ancora anche oggi la parola di Dio ci illumina quando noi ci lamentiamo che nelle nostre comunità esiste la zizzania, esistono gli operatori di iniquità, e diciamo: ma Dio, tu non ti muovi, non fai nulla? E il Signore, ecco cosa ci risponde oggi: Lui lascia tutto. È chiaro che in ogni realtà ecclesiale c'è chi viene per portare il bene, per crescere nel bene, e c'è chi non ce la fa e rimane nelle sue dinamiche di male senza a volte anche accorgersene. Però il Signore lascia con la sua attesa paziente misericordia che quella zizzania si possa convertire. Se alla fine della storia quella zizzania non si converte, Gesù esprime anche l'epilogo finale di quella zizzania. Per questo motivo allora noi non dobbiamo scappare dalle comunità, dai luoghi dove
viviamo la nostra fede, pur sapendo di avere correnti e zizzania, ma con la ferma fede rimanere uniti a Cristo e pregare per la conversione di queste anime, che possano anche loro non essere più zizzania, ma un grano che feconda all'interno di quella esperienza ecclesiale. La Chiesa è la nostra madre in cui noi ci salviamo, ed è giusto che accoglie e apre le porte del suo cuore a tutti. Guai a noi quando permettiamo, e lo abbiamo fatto purtroppo, allontaniamo le anime dalla Chiesa, perché secondo i nostri parametri non erano adatti per entrare nelle chiese. La Chiesa è il luogo dell'amore e della misericordia, e a tutti Cristo dà la possibilità di riscattarsi e di riprendersi e riprendere la via della salvezza. E quindi a noi spetta solo pregare affinché, come hanno fatto tantissimi santi, tra cui il mio fondatore, San Domenico, che passava notte intere per la conversione dei peccatori e per la salvezza delle anime. Questo è lo vero spirito del Figlio di Maria, del discepolo di Cristo, che sa essere buono, misericordioso, ma giusto, e portare quella verità che fa bene a noi stessi e agli altri. Allora chiediamo al Signore di tornare a casa con una verifica del nostro cammino di fede, speranza e carità, e di poterla vivere quotidianamente per crescere nell'unione verso in Dio, nella Chiesa e nella comunità con i fratelli.